Come sapete, qui su Talk, nella nostra stanza degli orologi, mi è sempre piaciuto affrontare temi cari agli appassionati di orologeria, non soltanto le solite recensioni di orologi che pure facciamo ormai anche abbastanza spesso, ma sempre con quel tono, con quel taglio non convenzionale. Però da appassionato di orologeria, da frequentatore dei forum, delle pagine Facebook, ma anche dei commenti, dei video qui su Talk, mi piace affrontare argomenti che poi si traducono in momenti di confronto tra gli appassionati, ed è anche il bello proprio di questa passione, che non può ridursi o risolversi soltanto nell'acquisto o nel possesso di orologi, ma nello studio degli stessi e nel confronto chiaramente di chi si interessa agli orologi. E allora vorrei parlare con voi di uno di questi argomenti tra pochi secondi dopo la sigla. Beh, uno degli argomenti più cari agli appassionati è il rapporto qualità-prezzo. Che cosa significa? Significa che molto spesso gli appassionati cercano nell'acquisto di un orologio di spendere il meglio possibile i propri soldi, perché questi soldi siano parametrati a una qualità tecnica intrinseca allo stesso orologio. È un ragionamento sicuramente condivisibile, però è anche vero che forse nel mondo del collezionismo è un ragionamento che lascia un po' il tempo che trova, che ha poco senso nel momento in cui si parla appunto di collezionismo, e vi spiego che cosa intendo dire. Se dovessimo parlare di rapporto qualità-prezzo, mi verrebbe da dire che il miglior rapporto qualità-prezzo è quello di non comprare orologi. Per sapere l'ora, che è lo scopo per cui un orologio viene progettato, lo possiamo vedere sul cellulare, praticamente non spendendo altri soldi, a costo zero, o addirittura, come dico sempre un po' per provocare, chiedendo al primo passante giù per strada. Ecco, se dobbiamo parlare di rapporto qualità-prezzo, allora il paradosso forse ci aiuta a capire come questo discorso effettivamente in una passione abbia poco senso. E perché dico questo? Innanzitutto perché l'orologio è uno strumento che oggi è del tutto inutile, non serve più come strumento per un subacqueo o per la navigazione aerea o marittima, è uno strumento che viene acquistato per passione, per la storia che porta con sé un orologio, o anche per le linee stilistiche particolari, insomma per piacere personale, non certamente perché serve. E allora, se l'orologio effettivamente non serve, io ritengo anche che parlare di rapporto qualità-prezzo, soprattutto nell'orologeria di lusso, abbia ancora meno senso laddove un orologio non ha più la funzione di segnare l'ora e quindi ha senso spendere il meno possibile, o comunque spendere in maniera oculata i soldi per avere un orologio che abbia anche dei contenuti tecnici. È vero, anche soltanto i contenuti tecnici appagano e possono essere motivo di passione, però è anche vero che un orologio porta con sé una storia dalla quale io credo non si possa prescindere, e quindi forse viene un po' meno il senso di acquistare orologi che storia non ne hanno soltanto perché incassano dei movimenti pregiati, perché ripeto, se il concetto e se lo scopo è spendere poco, si potrebbe non spendere proprio. Allora io ritengo che il senso di acquistare orologi debba necessariamente tradursi in passione, e la passione viene, come ho sempre detto qui su Talk, dalla storia che determinati pezzi portano con sé o possono raccontare o anche soltanto possono evocare. Questo non significa quindi che è giusto acquistare soltanto orologi che emozionano, è anche giusto acquistare orologi che abbiano dei contenuti tecnici. Ritengo più giusto, e chiaramente questo video ha lo scopo di confrontarmi direttamente con voi nei commenti come sempre, acquistare un orologio che dia delle emozioni e che non si traduca appunto soltanto in un contenuto tecnico, che non si traduca soltanto in un rapporto qualità-prezzo, ma appunto in passione ed emozione. Io naturalmente dico la mia da appassionato, mi piace confrontarmi con chi mi ascolta, e lo faccio proprio perché si tratta di passione, e questo video ha questo scopo: discutere insieme di rapporto qualità-prezzo in orologeria, condividere le nostre opinioni e magari, perché no, cambiare idea, che sia io o che siate voi all'interno dei commenti. Naturalmente lo scopo, ripeto, è quello di confrontarci con la dovuta pacatezza, come di consueto qui su Talk. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche in questa breve
puntata da appassionato puro. Ci leggiamo qui sotto nei commenti e ci vediamo in un prossimo video qui su Top. Ciao!